Hai mai percepito una realtà più profonda oltre l'ordinario? Ti sei mai chiesto se siamo fatti solo di carne e ossa? Io prima lo pensavo. Basta guardare alcuni video vecchi per capire quanto fossi attaccato al materialismo, ma è davvero così? L'anima intesa come concetto astratto è solo uno specchio per le allodole, inventato dalla Chiesa, o forse la fisica quantistica ha portato nella sfera cosciente l'idea di anima spiegata dal punto di vista energetico? Perché parliamo di questo, no? Senti una connessione inespressa con l'universo? Lo sai cosa penso? Penso che se tu sei qui e segui questo canale YouTube così controverso, sia esattamente così, e quindi cambio i punti. Non metto più un punto interrogativo, ma uno esclamativo. Senti una connessione inespressa con l'universo. Ecco perché sei qui. Questo non è il video di Jimmy, il guru della meditazione trascendentale, che vuole venderti il video corso scrauso che ti servirà al massimo per depilarti il cervello. In questo video punterò semplicemente ad una piccola introspezione cercando di comprendere la natura della realtà. Tu non lo sai perché vivi in 2D, affacciato sul mondo materiale, ma possiedi delle qualità uniche che ti distinguono in modo molto profondo. E la tua mente cosciente, se solo riuscisse ad estraniarsi da questo loop infinito di distrazioni, sarebbe in grado di sviluppare il terzo occhio. Il concetto del terzo occhio è molto profondo e solo facendo un'analisi approfondita dei nostri pensieri possiamo capire fino in fondo che cosa significa. Dobbiamo cominciare ad avere fiducia nella conoscenza interiore e nell'intuizione, tutti i concetti su cui ho letto molto e di cui voglio parlare. I video sulla memoria dell'acqua e sulla legge d'attrazione mi sono piaciuti molto e quindi oggi voglio dare spazio ad un po' di introspezione. Voglio guardarti negli occhi, esatto, proprio a te, voglio guardarti negli occhi e vedere la tua anima. Hai mai avuto la sensazione che la tua consapevolezza sia più forte di quella degli altri? Come se fossi completamente sveglia, mentre loro sono ancora in un mondo profondo. Questo ti suona familiare? E certo che ti suona familiare perché siamo sulla stessa larghezza d'onda. Potrebbero esserci momenti in cui senti la presenza di una persona completamente diversa dentro di te, momenti altalenanti, no? E questo perché il dualismo sviluppato nel tuo io interiore ti ha portato a distaccarti e a comprendere che mente e corpo sono due entità distinte che interagiscono nell'universo. Questi momenti altalenanti accadono spesso quando inizi a scoprire i tuoi doni spirituali. È interessante notare come alcune persone ricevono questi doni quando sono molto giovani, mentre altre li sperimentano più tardi nella vita. Io ho sofferto molto e per questo semplice motivo sono diventato più consapevole di me stesso. Può essere davvero affascinante pensare alle ragioni di questa differenza, cos'è che ci distacca. Forse per alcuni di voi certe esperienze di vita, cari amici, sono come pezzi di un puzzle che devono combaciare prima che avvenga il risveglio. Come individuo spirituale dotato, la tua immaginazione non conosce limiti, diventa una forza illimitata che ti spinge verso attività creative e carriere in cui la tua vivida immaginazione può fiorire. Esci dalla Matrix con il solo implemento del tuo cervello e della tua volontà, ed è un processo molto più semplice del previsto. Perché, ricordi, puoi plasmare l'universo a tuo piacimento, ti inventi e diventi il capo di te stesso. Questo necessita di introspezione e conoscenza del tuo io interiore. A differenza degli altri, possiedi una straordinaria capacità di sognare mondi e universi completamente nuovi apparentemente dal nulla, dipingendoli con i colori della tua mente. La meditazione diventa la tua porta d'accesso per esplorare le profondità della tua immaginazione in modi selvaggi e innovativi. E se vuoi cambiare letteralmente la chimica del tuo cervello, cambia la tua vita. Isolati dal mondo fisico durante questi momenti meditativi e ti accorgerai che sarà possibile avventurarsi con l'immaginazione all'interno di territori totalmente inesplorati. Questa libertà di esplorare le tue profondità immaginative arricchisce le tue esperienze, no? E rafforza la tua connessione con il regno spirituale. Ognuno di noi ha il proprio concetto di spiritualità, no? E il mio è correlato alle nuove scoperte della meccanica quantistica. La materia solida non esiste, siamo energia, perché le nostre particelle subatomiche, che compongono poi la materia solida, sono composte a loro volta da griglie energetiche. E su questo fondamento della fisica quantistica si basa il mio personale concetto di spiritualità, che non deve per forza essere condiviso, Attenzione, ma cosa ci hanno insegnato gli antichi?
La religione stessa non è forse lo specchio delle nuove scoperte nell'ambito della fisica dell'estremamente piccolo? Esplorando il tuo talento interiore troverai la tua spiritualità, questo voglio dirti. Puoi avere una spiritualità anche se non sei religioso e cercare la guida di te stesso ti sarà molto d'aiuto. Andiamo anche a livello sentimentale, no? Ci sono persone più sensibili di altre, è scontato, fa parte della natura umana e spesso la conoscenza porta ad una maggiore sensibilità. Attenti alle parole. Se sei ignorante, non svilupperai mai la sensibilità, l'empatia verso determinate sfumature della vita. Mentre se ti informi, conosci, vivi ed eserciti la tua consapevolezza, diventerai per forza di cose una persona sensibile, più empatica. Questi individui specialmente dotati possiedono intuizioni e saggezza innata che possono aiutarti a comprendere le ragioni dietro la tua capacità di percepire il futuro e connetterti con il regno spirituale. E tu dirai, come il futuro? Ora stiamo vaneggiando? No. Sai l'intelligenza artificiale come fa a predire il futuro? Esamina tutta una serie di parametri attuali e passati e disegnerà il probabile asset. Si chiamano analisi predittive. Vengono svolte dalle intelligenze artificiali, ma anche tu puoi inconsciamente o consapevolmente compiere delle analisi predittive e lo fai tutti i giorni senza neanche accorgertene. La tua mente è lo strumento più potente che esiste e più sei cosciente del presente e del passato e più, attraverso le tue analisi predittive, sarai in grado di predire il futuro. Anche la semplice conoscenza della sofferenza può farti provare un profondo senso di angoscia. Diventare consapevoli è anche questo, no? La vita non è tutta rosa e fiori e quando diventi consapevole sia del bello che del cattivo tempo. E dal momento in cui possiedi la capacità di percepire il dolore accumulato e di sperimentare risposte patetiche, riuscirai anche ad entrare in empatia con l'angoscia degli altri ad un livello che va oltre la comprensione convenzionale. Quando ti leghi a qualcuno in questo modo, quando una persona si lega ad un'altra in questo modo, quando riesci a sentire il dolore o la gioia altrui in modi che ti sembrano quasi sovrumani, significa che sei una persona totalmente consapevole, che ha una coscienza risvegliata. Questa natura empatica dell'essere umano ci allinea con un desiderio più profondo di autenticità all'interno del nostro viaggio spirituale, spingendoci a creare connessioni significative ed esperienze autentiche che risuonano con la tua anima. La tua connessione spirituale innata si estende non solo agli altri esseri umani, ma anche al regno animale. Gli animali, nel loro modo unico, percepiscono e rispondono all'aura di un individuo spiritualmente dotato in vari modi. Arrivano dove noi esseri umani con gli occhi fissi sullo smartphone non arriviamo. Anche gli animali domestici che di solito abbaiano o strillano verso gli estranei si ritrovano inspiegabilmente attratti dalla loro presenza. Il legame che condividi con gli animali è una testimonianza della profonda interconnessione di tutti gli esseri viventi. L'ho scritto anche su Instagram. Guarda come una persona si comporta con il proprio animale domestico e avrai capito tutto di lei, tutto, signori. La tua empatia verso gli animali evidenzia la profondità dei tuoi doni spirituali che si estendono oltre le interazioni umane e ti uniscono al più ampio arazzo della vita sulla Terra. Perché la pace ha varie sfumature che se non vengono comprese non può esprimersi. Ma come capisco di essere una persona spiritualmente dotata? Perché in molti lo sono, ma non lo sanno. Vivi nel tuo piccolo mondo circondato da lussi di cui non hai bisogno e hai smesso di conoscerti. Come capisco di essere diverso? Beh, uno dei tratti notevoli degli individui spiritualmente dotati è la loro capacità di connettersi senza sforzo con gli altri esseri umani. L'empatia, semplice. La tua presenza emana un'aura calmante che ha un impatto inconfondibile sulle persone, anche sulle circostanze più difficili trasmetti sicurezza. Questa base calma che fornisci diventa un santuario per le persone, consentendo loro di rallentare, ritrovare il proprio equilibrio e riconnettersi con se stesse. Hai qualcosa da insegnare?
La tua genuina empatia e comprensione ti rendono una fonte di sostegno e conforto per coloro che ti circondano, soprattutto per le persone che soffrono, rendendoti un pilastro naturale nei momenti del bisogno. Sebbene la tua natura spiritualmente dotata ti garantisca una profonda sensibilità alle vibrazioni emotive degli altri, significa anche che potresti sperimentare esplosioni emotive più intense e che non sarai per forza l'individuo calmo e pacato come Jimmy il monaco buddista. Anche le persone molto emotive spesso sono spiritualmente dotate. Una cosa non esclude l'altra. Siamo vulcani in piena che non riescono a tenere a bada neanche loro stessi. È un problema questo, capisci che questo è un vero problema. La tua maggiore consapevolezza delle emozioni degli altri, attenzione, la tua maggiore consapevolezza delle emozioni degli altri e dell'energia circostante può portare a risposte emotive inaspettate. Risposte emotive inaspettate, anche senza apparenti fattori scatenanti esterni, oppure quando conosci qualcuno. Navigare in questo panorama emotivo diventa cruciale per mantenere l'equilibrio emotivo, imparare a distinguere tra le proprie emozioni e quelle degli altri e sviluppare meccanismi di cooperazione sani è essenziale per incanalare positivamente la propria sensibilità emotiva. Abbracciare i tuoi doni spirituali ti consente di trasformare queste esperienze emotive in fonti di crescita e comprensione, sia per te stesso che per coloro che incontri nel tuo viaggio. Se semini bene, raccogli un sacco di luce lungo il tuo percorso che ti permetterà di illuminare questo mondo. Ecco perché il titolo. Per gli individui spiritualmente dotati, i compiti banali e ripetitivi possono rappresentare una sfida significativa. Ecco perché andavi male a scuola. Einstein diceva che se si giudica un pesce per la sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la vita credendosi stupido. Invece la tua natura, sensibile e in sintonia spirituale, desidera qualcosa di più del semplice livello superficiale della società moderna. Ecco perché ti senti fuori posto. La maggior parte delle cose ti annoiano e non trovi interessante nessuno. Ecco perché ti trovi attratto solo dall'esplorazione delle profondità della tua mente e delle tue emozioni, dall'universo e da ciò che contiene. La natura ripetitiva dei compiti più banali può farti sentire insoddisfatto e disconnesso dal tuo vero scopo. Il tuo innato desiderio di approfondire i misteri della vita e della spiritualità spesso ti porta a cercare attività più significative che siano in linea con i tuoi doni spirituali. E questo, lo penso, perché è esattamente così per me. Abbracciare la tua natura unica può aprire le porte ad un mondo di possibilità in cui i tuoi talenti nascosti, o magari no, e le tue passioni possono fiorire. Come individuo spiritualmente dotato, la tua elevata sensibilità si estende alle critiche esterne. Ne sei veramente suscettibile. Anche le critiche apparentemente benigne possono influenzarti profondamente, cambiare il modo in cui ti andrai a comportare nei confronti di una determinata decisione. Le critiche, se sei un individuo sensibile e poco preparato, possono perforare le tue difese e influenzarti in modi che potrebbero sorprendere chi ti circonda, sia in positivo che in negativo. La tua natura empatica e percettiva ti rende difficile respingere facilmente le critiche ed è per questo che fai finta di niente. Sì, lo fai, ma ci soffri. E fidati se te lo dico, perché sono uno che di critiche ne ha ricevute veramente tante. Infatti mi hanno fatto crescere, no? A dismisura, in modo esponenziale. Gli individui spiritualmente dotati condividono una relazione intima con il regno dei sogni. Ti stai ritrovando tantissimo in quello che dico, no? A livelli devastanti che non credevi possibili. Ebbene sì, io so benissimo che tu condividi una relazione intima, molto intima, con i tuoi sogni. Non sei un segreto per me, perché ti leggo, ok? La tua connessione al mondo spirituale ti garantisce un facile accesso a regni alternativi della coscienza attraverso i sogni. E spesso ti è capitato di pensare, ma chissà se era un sogno premonitore, no? Tutti l'abbiamo fatto questo pensiero, oppure era troppo vivido per essere un sogno. Durante questi momenti di sonno potresti ricevere premonizioni o scorci del futuro dati dalla tua coscienza e dalla tua potenza della mente che nemmeno gli studi di ultima generazione sono riusciti a comprendere.
Spesso potresti percepire intuizioni confuse, eventi o incontri prima che si svolgano nella realtà, o perlomeno ricevere qualche indizio. Sono sicuro che è capitato a moltissimi di voi. Per l'appunto, racconta pure la tua esperienza nei commenti. Questi sogni e visioni vivide diventano una profonda fonte di intuizione e guida nel tuo viaggio spirituale, offrono scorci nelle profondità nascoste della tua coscienza e possono portare messaggi dall'universo o dal tuo sé superiore. Abbracciare queste esperienze e imparare a interpretarne i significati può portare a preziose rivelazioni e ad una comprensione più profonda del tuo scopo e del tuo percorso. I tuoi sogni, in pratica, sono una porta verso i misteri del regno spirituale, fornendoti una lente unica attraverso la quale esplorare la vastità dell'esistenza. Le persone dotate spiritualmente possono sperimentare un risveglio interiore che permette loro di guardare all'universo ponendosi domande fuori dal normale. Io, per esempio, quando guardo il cielo non è che mi chiedo «Oddio, quella che stella è?» No. Ti sei mai chiesto quante altre persone là fuori stessero guardando le stelle da altri pianeti mentre tu osservavi il cielo da casa tua? Impegnarsi in questi esercizi mentali, capirsi piccoli, non fa altro che ampliare la tua sensibilità a livello universale, rendendoti capace di esplorare l'universo fra le stelle dell'intelletto. Diventa essenziale tutto questo per sbloccare tutto il potere del terzo occhio. Chiamiamolo così, ma ha molti significati la parola terzo occhio. E per farlo devi ritrovare il contatto con la natura. Fallo attraverso pratiche come, la meditazione, la visualizzazione e il lavoro energetico correlato alla consapevolezza sulla legge di attrazione. Tutto questo può rafforzare ed espandere le tue capacità di chiaroveggenza attraverso le analisi predittive di cui parlavo prima. Quando questo centro psichico si risveglia, potresti ottenere visioni più chiare, una percezione intensificata e una comprensione più profonda delle dimensioni spirituali che esistono oltre il regno fisico. Ti consiglio anche di ascoltare il tuo corpo e renderti conto delle risposte fisiche, fisiologiche, organiche del tuo corpo rispetto agli stati d'animo. Conoscendoti, vedendo come il tuo corpo risponde a determinate energie, saprai evitarle o attrarle. Queste risposte possono verificarsi quando si ricevono intuizioni o si è in presenza di potenti campi energetici o semplicemente quando si ha a che fare con altrettante persone speciali che ti fanno correre un brivido dietro la schiena. Hai mai provato questa sensazione? Hai mai parlato con qualcuno capace di farti attraversare un brivido? La tua innata sensibilità alle forze invisibili, anche l'amore è una forza invisibile, ti consente di cogliere energie sottili di cui gli altri potrebbero non essere consapevoli. Queste sensazioni fisiche agiscono come segnali che indicano momenti di comunicazione spirituale o allineamento con il regno spirituale. Accettare e comprendere queste risposte può arricchire le tue esperienze spirituali e approfondire la tua connessione con gli aspetti profondi dell'esistenza che si estendono oltre il mondo tangibile. Come individuo spiritualmente dotato potresti vivere momenti di profonda certezza in cui il dubbio diventa inconcepibile. Anche la percezione del tempo per le persone più sensibili differisce dalla comune visione del mondo. Due persone di questo tipo, quindi due persone dotate, che si interfacciano, potrebbero letteralmente perdere la cognizione del tempo e ritrovarsi come all'interno di una singolarità di un buco nero, ossia da nessuna parte, in nessun momento storico. Questo succede alle persone che sono sensibili allo stesso modo, energeticamente dotate e più consapevoli del proprio posto nel mondo. Queste sensazioni sono come brevi lampi di onniscienza in cui senti una fede incrollabile e una fiducia nella tua intuizione e nelle tue convinzioni. È come se avessi intravisto il futuro o avessi attinto ad una saggezza più profonda che ti guida. Confidare infallibilmente in questi momenti di conoscenza interiore diventa inestimabile mentre esplori le complessità della tua vita. La tua intuizione funge da bussola, guidandoti verso la strada giusta e aiutandoti a prendere decisioni in linea col tuo sé autentico. Seguire il cuore o seguire la mente? Quante volte te lo sei chiesto nella vita? Qual è la decisione giusta? Ovviamente il cuore, l'intuizione, data dalla sensazione. Abbracciare
e fare affidamento su questa saggezza interiore porta ad una profonda crescita spirituale e alla scoperta di sé. L'essenza di questa vita non riguarda solo ciò che guadagni, ma anche il contributo che offri. L'energia vuole un do ut des. Torna con i tuoi regali unici, capito? Se non dai amore, non riceverai amore, non proverai amore, non saprai che cos'è l'amore. Donando a questa vita puoi amplificare il tuo potere. Pensala in questo modo: un bicchiere vuoto può solo ricevere, ma un bicchiere già pieno può dare agli altri. Quindi sorge la domanda: sei il bicchiere vuoto o il bicchiere pieno? Il raro individuo con una vita di conoscenze da condividere o forse una via di mezzo? Sentiti comunque libero di condividere la tua prospettiva qui sotto nei commenti. I tuoi pensieri sono preziosi e possono davvero aiutarmi a comprendere i diversi modi in cui tutti noi contribuiamo e cresciamo in questo viaggio. Io vi ringrazio per essere stati con me e spero che questo video vi abbia ispirato. Se è così, fatemelo capire con un like, e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi auguro il meglio da questa vita, vi auguro davvero di trovare il vero amore e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!